A dare del gas, sono buoni tutti il rettilineo. Quelli dietro li ascolto un po' meno. E sono stato davanti a Colombarini, che è la cosa importante. Ci vuole addosso come quando piove. Fino adesso ha corso come se si giocasse le chiavi di casa. E parte ufficialmente la Dai del Gascar. All'interno ci proverà Arturo Fantini, siamo all'ultimo giro della corsa. Ehi là, eccoci qua, bentornati con un video della DDG. È tanto tempo che non ne facevamo più uno, o meglio c'è stato quello introduttivo per questo nuovo canale, e proprio in merito bisogna dire una cosa. Per chi non è aggiornato alle ultime dinamiche, il video che state vedendo non è sul canale vecchio, ma è su un canale nuovo. Quindi vi invito ad andare sotto a cliccare il tasto iscriviti, così da non rimanere indietro con i video che man mano usciranno. Lascio anche qui su, visto che siamo già nei primi secondi e siete ancora concentrati, lascio qui su le pagine social della DDG, la pagina Instagram e quella TikTok. Quando sto registrando il video siamo già nella settimana di gara del Gran Premio del Tirolo e ci arriviamo. Voglio continuare a tenere leggera l'atmosfera perché qui dietro c'è il pupazzino di tigre che le altre volte era semplicemente un simbolo, un ospite speciale. Oggi ha un significato particolare perché per una volta riesco a guardare una partita di tennis senza portare sfiga. Infatti, per chi segue il tennis, la tigre di Minsk, Aryna Sabalenka, vince a Indian Wells e io dico finalmente, porca troia, riesco a guardarmi qualcuno che tifo senza portargli sfiga. Cristo Dio, ma non trasformiamo questo video sulle gare di kart in un video sulla Sabalenka, quindi andiamo avanti e torniamo in noi. Come detto siamo già vicini al Gran Premio del Tirolo, chiedo scusa, purtroppo c'è stato un ritardo dovuto al fatto che i video da analizzare sono diventati ancora di più rispetto all'anno scorso. Tante telecamere e un totale di video da guardare, da tagliare, da capire cosa mettere e cosa no, di video di 7 ore e tipo 8 minuti giù di lì. Credetemi, mi ci è voluto 2 settimane solo per scaricare tutto e guardarli. In più in tutto ciò c'è stato un discorso di cambio regolamentare, o meglio revisione regolamentare, perché ci sono state alcune difficoltà, ma a questo ci arriviamo poi man mano che andiamo avanti. Il regolamento di base è già stato ritoccato. Chi ha seguito la pagina Instagram sa di cosa parlo, però di base per chi non ha seguito e chi si trova qui per la prima volta, invito comunque ad andare a seguire la pagina Instagram per avere una spiegazione migliore. Ma per avere un'idea più precisa, o meglio più veloce, direi che possiamo lasciare spazio a qualcuno che abbiamo visto alla fine della passata stagione e che troveremo di nuovo qui in pianta più stabile. Lasciamo aprire le danze a Fuorigiri e a Polina. Prego! Benvenuti a Fuorigiri, io sono Polina Sokolova e siamo qui oggi per parlare del grande esordio della Dai del Gas Kart Series 2026. Per chi non c'era, ci siamo lasciati con Matteo Rucci, campione piloti, e la scuderia R Corse, vincitrice dei costruttori, ma tenetevi pronti, abbiamo molte novità. Infatti abbiamo alcune novità sul regolamento, per esempio i bonus stagionali per presenza, correttezza e anche per chi farà più sorpassi. Ma soprattutto è stato rinnovato il bonus rimonta, che darà 3 punti, uno per ciascuna gara più uno ulteriore per il weekend di gara complessivo. Le novità, quelle succose però, le troviamo sul fronte mercato piloti, con le squadre che si sono mosse in modo diverso tra loro. Da un lato troviamo le scuderie di vertice, AR Corse, Coinflip, Nitro e Fuel, che hanno confermato i piloti della passata stagione. Proprio parlando di Coinflip, abbiamo ai microfoni l'inviata Ilaria Condizionata alla loro sede. A te la linea. Grazie Polina, sono qui per chiederti conferme sulle voci che danno qui da voi grossi aggiornamenti. Assolutamente.
Il primo aggiornamento è per Jürgen, è una sua foto, che daremo ai bar dei circuiti, così che non gli vendano spritz prima delle gare. C'è poi un aggiornamento anche per Pata. Lì c'è un motore vuoto di una Ford Mustang da montare sul suo kart. Ma non è irregolare? Ah, non me ne frega un cazzo. Piuttosto che sentirlo piangere tutto l'anno per i rettilinei, preferisco rischiare la squalifica. Ci sono altri aggiornamenti? Certo, ne abbiamo un altro speciale. Infatti, questo aggiornamento è mirato a stimolarli. Per riuscirci abbiamo promesso al migliore dei due un premio. Al migliore andrà questo autobus pieno di troll. Perfetto, grazie mille. Detto ciò, andiamo avanti a parlare di mercato piloti. Perché? La prima novità è in casa Underdogs. Infatti Alessandro Bignozzi, durante l'inverno, è stato accasato portando al fianco di Gianluca Zanichelli il debuttante classe 2005 Elia Tomasetto. Il pilota padovano è arrivato con molta pressione. Dai media è già stato etichettato come principale rivale di Aurucci. Per spiegarci la situazione abbiamo l'inviata speciale per la Madonna, che ha ai microfoni il nostro esperto Gustavo La Pasta. Grazie Polina per la linea. Chiediamo a Gustavo cosa ne pensa del possibile duello Aurucci-Tomasetto. Guarda, sinceramente non me ne frega un cazzo. Io oggi sarei in mutua e invece mi ritrovo qui. Grazie per il contributo Gustavo. Procedendo, un altro movimento da segnalare è in casa Intan, con Lorenzo Morini promosso titolare al posto di Giuseppe Sassone. A questo proposito abbiamo la nostra inviata Daria Tromba, con ai microfoni il team principal dell'Inter Racing. Grazie Polina, sono qui per chiedere cosa vi ha fatto decidere di accasare Sassone. Semplicemente abbiamo visto che Giuse è più affidabile alla guida di un'ambulanza che di un go-kart, quindi lo abbiamo messo nello staff medico. Ottimo. Andando avanti, notiamo come anche i GOC abbiano confermato la squadra, mentre nelle file degli FC Racing arriva al posto di Samuele Canella Nicolò Beneventi. Proprio in questa scuderia c'è però una novità. A voi questo servizio. Il clima è già teso nella DDG. La FC Racing deve fare i conti con l'assenza di Filippo Colombarini. Il pilota, in allenamento, ha riportato una frattura scomposta al pollice della mano destra. Inizio in salita per lui. La squadra ha sorpreso tutti, promuovendo Davide Basaglia. 22 anni, classe 2003, ancora sconosciuto al grande pubblico. Una decisione che ha da subito acceso la discussione sui social. Molti tifosi non hanno preso bene la sostituzione temporanea del loro beniamino. Su Twitter scoppia la protesta, con hashtag diventati rapidamente virali. Pippo ti aspettiamo e Basaglia out. Secondo la tifoseria, il giovane pilota non è altro che un semplice mercenario, arrivato solo per occupare il sedile lasciato libero da Colombarini. A provare a calmare le acque è stato lo stesso Colombarini. Il pilota è intervenuto direttamente con un messaggio rivolto ai tifosi. Sui social ha invitato tutti a sostenere la squadra anche in sua assenza. Un gesto di apertura nei confronti del suo sostituto, Davide Basaglia. Come potete capire, Basaglia non è stato accolto a braccia aperte, ma poi ci torniamo. Andando avanti ci sono due squadre nuove. Una è la neonata Dual Apex Racing che ha ingaggiato Samuele Canella e l'italo-argentino Marco De Togni. L'altra squadra nuova è Randella Racing, composta da Leonardo Randoli e Ivan Baratella. Proprio da un'intervista fatta dal nostro inviato Andrea Troie al presidente dei Randella possiamo trovare una spiegazione all'arrivo tempestoso di Basaglia. Grazie Polina per la linea, abbiamo qui ai microfoni il presidente di Randella Racing, cosa ha da dire? È uno scandalo. Noi almeno corriamo coi nostri piloti, loro per starci davanti devono chiamare gente da fuori. Aveva ragione Ivan, dovevamo mettergli lo zucchero nel serbatoio. Il clima è caldo, ma non solo in pista. Infatti anche le agenzie di scommesse hanno reso disponibili le quote della DDG per piazzare le proprie puntate. Abbiamo pronta la nostra inviata Domenica Melalavo, che si trova di fronte ad una di esse. Grazie Polina per la linea, ci troviamo qui di fronte ad uno degli spettatori della DDG. Hai qualcosa da dichiarare? Qui si va di lungimiranza. Ho puntato il fondo universitario di mio figlio su Beneventi a punti. Beh, vi abbiamo detto tutto. Il format resta lo stesso dell'anno scorso, 10 minuti di qualifica e 2 gare da 10 giri, zona punti per i primi 15. Ora passo la linea alla F, pronta a farvi ascoltare le emozioni dei piloti in pista. Da Polina è tutto, un bacio. Allora, siamo qui con Leonardo Randoli, primo anno, pilota titolare. Innanzitutto il tuo obiettivo stagionale di quest'anno? Spero di fare comunque una buona prestazione. Adesso quest'anno sono in compagnia anche di una persona che conosco molto bene e che non si è comportato malissimo nelle scorse stagioni. Quindi c'è anche un po' più di affinità conoscendo il compagno. Sì. Bene. E riguardo a Filippo Colombarini, cosa mi vuoi dire? Allora, riguardo a Filippo Colombarini, so che non l'ho ancora incontrato e per me è un peccato. So che è un grande amico del mio compagno
e nulla, spero di vederlo più presto, così vedrò come piloterà e come si comporterà. Noi sempre al sole dobbiamo stare, ma io non ci vedo. Innanzitutto le vibes per quest'anno quali sono? Ma sono buone perché infatti corro con un mio compagno che lo conosco da anni. Leonardo, giusto? Bene, secondo me andrà bene. E con Filippo Colombarini mi ricordo che l'anno scorso c'è stato un po' qualche screzio fra voi due. Ah sì, niente di che, siamo molto amici alla fine, abbiamo cenato insieme. No, però è bella la rivalità. Ci sta. Quindi c'è carica per quest'anno, positivo, pensi di riuscire ad arrivare un po' più in alto quest'anno in classifica? Ci provo, ma so che ci sono nuove entrate molto forti, però dai, ci divertiamo lo stesso. Innanzitutto congratulazioni per questo tuo nuovo ingresso quest'anno, che l'anno scorso gareggiavi come riserva, mentre quest'anno primo anno da pilota titolare. Esatto. E cosa ti aspetti? Devo dire, già si vede che ci sono bella gente in giro, quindi aspettative non troppo alte, non troppo basse, dai, comunque penso dopo in mezzo, dai, sempre in mezzo, cerchiamo di stare lì. Dai, ti vedo abbastanza positivo. E il tuo compagno di squadra lo conosci? Un po' di squadra lo conosco, ha avuto che farci l'anno scorso, un po' di battaglie, ingarellamenti, ci siamo già trovati bene, c'è una bella intesa, mi piace. L'anno scorso sei arrivato 10º, soffiando il posto ad Alla Libera. Immagino tu contentissimo, lui non l'ha presa molto bene. No, lui ha pianto e ho goduto. Hai goduto come un riccio dopo Assolutamente questa... Sì. E quest'anno il tuo obiettivo qual è? Sempre soffiare un Fargli posto? mangiare la polvere, sempre ad Alla Libera. Quindi è proprio una rivalità che dura già da anni o solo dall'anno scorso? No, dall'anno scorso, perché il primo anno che ho gareggiato ho fatto giusto 2 gare da ridere. L'anno scorso invece dalla Libera... Cioè gli vuoi proprio far mangiare la polvere, ti sta sul cazzo e tu assolutamente devi arrivare prima davanti di lui. a lui, sì. Nicolò Beneventi, cosa ti aspetti da oggi? Oggi spero di fare il meglio possibile, non posso dire una previsione affidabile perché c'è tanta gente nuova, molto forte, dai, vediamo qual è la sensazione a fine gara. Ma abbiamo cambiato compagno quest'anno e il tuo nuovo compagno che è Filippo Colombarini, cosa ne dici di questa nuova squadra? Guarda, ottima squadra, grande compagno, non potevo chiedere di meglio e siamo molto affiatati, purtroppo oggi non c'è perché per un grave infortunio, ma sicuramente alla prossima ci sarà e darà un grande contributo alla squadra. E vi aspettate di rientrare fra le prime 3 posizioni quest'anno? Prime 3 è un po' difficile, visto anche il piazzamento della scorsa stagione, però top 10 anche per quanto riguarda il campionato costruttori ci crediamo. Allora, siamo qui con Davide Basaglio, una new entry di quest'anno. E innanzitutto cosa ti aspetti quest'oggi? Ma io come prima gara sono qui per divertirmi, vedere che livello sono gli altri, quindi zero aspettative onestamente. Quindi ti fai un po' un'idea anche per conoscere un po' gli avversari, il tuo compagno che ovviamente non ci hai mai corso insieme, Assolutamente no. Quindi cercherai più o meno di trovare anche una strategia insieme a lui? Ma dipende da come va lui. Però dopo ci parlerò e vediamo cosa possiamo fare insieme per ottenere il risultato migliore per la squadra. E come obiettivo, anche per le prossime gare, quale potrebbe essere? Il punto è sempre al podio almeno. Allora, siamo qui con Davide dalla Libera. Intanto qual è il tuo obiettivo per quest'anno? Provare ad arrivare alla top 10 anche se quest'anno sarà molto dura, c'è tanta gente forte, nuova. Però l'impegno è al massimo. Infatti l'anno scorso per un punto non sei arrivato 10º. Esatto, e quest'anno si cerca di non mancare neanche in una gara e provare a tenere dietro Samuele. Quindi cercherai di spingere un po' di più insieme al tuo compagno. Esatto. Ok, quindi come obiettivo i primi 10, ma anche un bel podio te lo potresti aspettare, No. dato il tuo compagno di squadra? No. Podio da me il cap no, secondo me non ci arriveremo mai, però proviamo a dare il massimo per avvicinarci il più possibile. Congratulazioni che è il primo anno che fai da pilota titolare. Sì. E cosa ne pensi di questa squadra di kart che hai visto? Sicuramente mi sembra affiatata, bella e che combatte, insomma, che gli piace le sfide. Che poi te già guidavi kart Io sono precedentemente. sì,
e quindi diciamo che sono un po' più veterano rispetto un po' a loro, però diciamo che c'è sempre da imparare, c'è sempre da migliorare. E quindi l'obiettivo per quest'anno cosa ti aspetti? Diciamo che non voglio esagerare perché la sfiga è sempre dietro l'angolo, però dai, diciamo che puntiamo al podio, poi vediamo ovviamente in base a come andrà. Il tuo compagno di squadra l'hai già conosciuto? Sei già più o meno come sì, però non si è ancora fatto vedere, e vediamo di far bene anche con lui, ovviamente vedremo di fare una strategia. Dai, comunque ti vedo tranquillo, bello carico. Bene, allora siamo qui con Elia, new entry di quest'anno. Innanzitutto mi hanno già detto che ti temono tutti. Non capisco perché sono lento, quindi... Specialmente il campione in carica Aurucci ti teme tantissimo quest'anno. Speriamo insomma di combattere sempre, diciamo. Poi con Aurucci diciamo che ci conosciamo da molti anni, abbiamo lottato anche in campionati online, quindi ci conosciamo molto bene. Quindi vi conoscete, sapete più o meno come corre l'uno verso l'altro? Sì, abbiamo fatto molti campionati online su Formula 1, ci siamo divertiti, appunto mi ha chiesto lui di entrare. Quindi... E il tuo compagno lo conosci? No, non è ancora, dopo mi presenterò. Quindi dopo magari potrete, diciamo, oltre che conoscervi, anche idealizzare un piano per arrivare ai primi posti? Io penso più a me stesso, cioè anche se ho un compagno di squadra, nel senso sì, però non è che lo uso per fare giochetti strani. Ok, quindi meno strategia e più pensare a correre e vincere. Sì, si vince in pista, se si va si vince, se no si arriva dietro. Allora, oggi siamo qui con Franz. Innanzitutto mi ricordo che 2 anni fa sei stato vice campione del torneo, l'anno scorso sei arrivato sesto. Raccontami un po' i tuoi obiettivi stagionali per questa stagione, cosa ti aspetti? Allora, vediamo, in questa stagione sono un po' fiducioso, vedo che ci sono dei nuovi e ho un po' paura, però spero nella top 10. Dai, non mi sembri uno tanto timoroso, però. No, ho un po' di paurina con quelli nuovi perché non so cosa aspettarmi, però dai, sì, abbastanza. Quindi ci credi di arrivare fra i primi 3 posti, un ritorno, diciamo così, alla vittoria come vice campione o addirittura come campione? Guarda, nei primi 3 non lo so, però forse nei primi 5, speriamo. Allora, siamo qui con Lori. Innanzitutto, il tuo obiettivo stagionale, come la vedi quest'anno? Allora, quest'anno è tosta anche perché mi hanno detto che ci sono 2 ragazzi abbastanza bravini in più e io lotto. Spingo come sempre al massimo, vediamo quello che succede, insomma. Abbiamo visto che nelle qualifiche addirittura arrivi davanti al tuo compagno di squadra, mentre in gara tentiamo un po' ad arrivare nelle prime posizioni. Come mai? Purtroppo poi in gara, tra che faccio magari una brutta partenza, poi mi imbarbuglio un attimo, cerco di spingere comunque, riesco a recuperare magari, però finisco dietro comunque. Quindi il tuo compagno lo conosci? Avete già pianato una strategia per riuscire almeno ad arrivare in posizioni un po' più alte? Ci siamo detti di spingere al massimo tutti e 2, quindi vediamo quello che succederà, insomma. L'anno scorso sei arrivato quinto, mentre eri quasi lì per il podio. E queste sensazioni ti sono rimaste già dall'ultima gara? Come vedi il tuo obiettivo per questa stagione? Ma allora, sono stato un po' scoraggiato al finale del scorso campionato, però sono anche passati tra l'altro pochi mesi da quando è finito, quando comincia questo. Speriamo di buttarci tutto alle spalle e di ricominciare da capo in questa stagione. Quindi non ci sono problemi con il tuo compagno di squadra? Avete risolto? In teoria no. Adesso vediamo in pista, se mi arriva una speronata da dietro ed è lui, allora vuol dire che non era risolto un cazzo. Però non penso. E ti senti un po' intimorito da questi nuovi ingressi in questa nuova stagione? Ti dirò sì, da come ne stanno parlando tutti sì, e quindi sarà una battaglia non per il podio ma almeno per il quarto posto, spero. Quindi è una battaglia fino all'ultimo sangue, però ti vedo abbastanza carico. E ti aspetti di arrivare fra i primi 3? Te la senti come sensazione? Guarda, a meno che uno dei 3 non esca fuori pista, la vedo molto dura. E vorrei fare un saluto alla sua fidanzata Giulia Montanari, che quest'oggi non è qua con noi, ma la attendiamo per la prossima gara, vero? Assolutamente sì, speriamo che sia libera da qualsiasi impegno. E niente. Congratulazioni, vice campione
del mondo dell'anno scorso. Grazie. E quest'anno il tuo obiettivo stagionale? Allora, diciamo che il livello si è alzato molto perché sono entrati una wild comunque per questa gara, però comunque molto forte, un altro pilota che sappiamo essere veramente veloce, però puntiamo a una top 5 molto tranquillamente, dai. Te il tuo compagno Lorenzo Occhi, dico bene, Esatto. e l'anno scorso ci sono state qualche scintille, ho visto che siete arrivati terzi come coppia al mondiale costruttori, e ci sono ancora un po' qualche risentimento dovuto... Allora, diciamo che era l'ultima gara, quindi c'è tanto rancore ancora, però ovviamente non è successo niente di particolare, qualche scintilla subito, ma poi subito tranquillità che siete totale. riusciti ad appianare. Assolutamente, assolutamente. Ci riproviamo sicuramente quest'anno. Allora, siamo qui con Domi, innanzitutto congratulazioni che l'anno scorso sei arrivato ben terzo, quindi siamo saliti sul podio, e quest'anno il tuo obiettivo potrebbe essere fra i primi 2 posti? Guarda, la vedo molto agra perché ci sono tanti ragazzi forti e veloci, anche delle new entry molto competitive, quindi quest'anno credo che ripetere l'anno scorso sarà molto più difficile. E riguardo al tuo compagno Patrick Campana, che ci ricordiamo che l'anno scorso è arrivato quarto, quindi dietro di te, ci è rimasto un po' male da questo fatto, oppure come spirito di squadra ti ha fatto le congratulazioni? No, è stato molto corretto, devo dire la verità, mi ha stimolato, mi ha aiutato, e infatti quest'anno le gerarchie torneranno come solito, lui sarà la prima guida e io cercherò col mio di aiutarlo per ottenere più punti possibili per la squadra. Siamo con Patrick Campana. Allora, quali sono le tue vibes per questa stagione? Allora, è una situazione agrodolce, perché da un punto di vista ho visto che la DDG ha aperto i rubinetti, portando un po' di gentil sesso a intervistarci, perché quello che faceva l'intervista l'anno scorso, quel coglione mi dava fastidio, mi stava sul cazzo, e da quel punto di vista io sono tanto felice. Però dall'altra parte sono contrariato perché c'erano degli aggiornamenti tecnici che mi sono stati promessi, di cui però non c'è l'ombra, quindi a Pomposa corriamo già con dei passi indietro ed è brutto, contando che dobbiamo alla fine dell'anno trattare per capire dove rimanere, se rimanere alla coin flip o se andare altrove. E l'obiettivo stagionale di te e il tuo compagno, vuoi dire qualcosa? Allora, il mio compagno non posso parlare per lui, però la pressione addosso c'era lui che è arrivato terzo, è arrivato davanti, quindi... Ti aspetti una posizione migliore rispetto all'anno scorso? No, c'è gente troppo forte. Il mio obiettivo per quest'anno è arrivare entro il 15° posto. Matteo Rucci, il campione in carica, e intanto congratulazioni per l'anno scorso. Grazie. Che hai fatto un'ottima stagione, e come prima domanda ti volevo chiedere, ti senti un po' minacciato dai nuovi ingressi di quest'anno? Sì, io penso che vadano più forti di me, adesso stanno anche girando prima addirittura. Quindi fanno un po' di riscaldamento sì, pre-gara. fanno un po' di riscaldamento, io non vengo qua dall'anno scorso, quindi comunque entro in qualifica, do tutto, poi vediamo. La pista comunque la conosci bene, sai già che... Cioè, la pista la conosco, in qualifica se parto dietro cerco di stare attaccato e poi vediamo cosa succede. Quindi il tuo obiettivo comunque rimane come quello l'anno scorso, di vincere il titolo. Ci provo, do il massimo, poi vediamo come va a finire. Quest'anno quali sono le vostre sensazioni anche come coppia per il mondiale costruttori? In realtà come l'anno scorso, come avevo detto anche l'anno scorso, uno difende e uno attacca. Quest'anno ci sono un po' di cambiamenti anche a livello delle altre squadre, ci sono migliorati, ci sono dei nuovi acquisti, speriamo bene. La prima gara è sempre una gara, diciamo, è una prova per capire come andare. È sempre un po' un'incognita. Un po' incognita, solo diciamo dobbiamo studiare un po' la gente. Studiare un po' i vostri avversari, i vostri rivali. Esattamente. Tra di voi c'è comunque rimasta la stessa affinità dell'anno scorso. Infatti, uno difende e uno che attacca. Quindi c'è anche un'ottima sintonia tra voi due. Per fortuna sì, infatti non è che nessuno se la prende che io devo vincere e tu no. No. E vi aiutate a Ci vicenda aiutiamo come a una vera vicenda. coppia. Alla fine è una squadra che deve vincere come l'anno scorso, come Certo. anche gli anni precedenti. Speriamo anche quest'anno. Di ripetere come l'anno scorso. Dobbiamo vincere il titolo anche quest'anno. Allora, cito al volo una cosa che non ho fatto dire a Polina, ossia che non ci sono solo quelle novità,
ma abbiamo anche i kart diversi. Infatti ci troveremo con dei kart 390 di colore verde, mentre l'anno scorso avevamo i 270 di colore rosso. Ciò vuol dire che gireremo all'incirca 5 secondi a giro più veloce rispetto alla passata stagione. Potrebbe scombinarsi qualche valore sul campo, sicuramente la guida è diversa perché se prima alcune curve potevi farle in pieno, qui magari alzi il piede qualche volta. Va considerato questo, va considerato anche il fatto che ci sarà il cambio di go-kart dopo gara 1. Faremo qualifiche gara 1 di fila e poi alla fine di gara 1 verrà tutto risorteggiato da capo e il kart sarà diverso. Detto ciò, parlato velocemente di questa piccola dimenticanza, ci tengo a ringraziare e fare i complimenti alla F perché è stata buttata in mezzo alla mischia, non dico a caso ma quasi, cioè o meglio, la proposta di fare le interviste era anticipata. Il problema di base è che per questioni di tempo, sia mie che sue, non siamo mai riusciti a fare una prova prima di arrivare in pista. Quindi la vera prima sua intervista della vita, perché non ha mai fatto niente del genere, è stata lì. E buttata così a caso io penso che abbia fatto veramente un ottimo lavoro. Riuscire a stare davanti a una telecamera, riuscire a impostare i discorsi senza risultare rigida e robotica non è una cosa da poco. Ci sono state due cose che mi hanno fatto parecchio ridere. Allora, la prima è dovuta all'assenza della citata durante le interviste Giulia, che in teoria avrebbero dovuto farle in due le interviste, ossia la F e la Giulia, la ragazza di Lore Occhi. Cristo Dio, devo ricordarmi che i Lore in campionato sono 3 quest'anno, mancava lei e questa cosa poteva aiutare, o meglio, la presenza di lei eventuale poteva dare una mano, perché Nico era lì che mi diceva ma io come faccio a farmi intervistare da lei, mi verrà da ridere, e a sua volta la F mi diceva come faccio a intervistare lui, mi verrà da ridere. Mi veniva da ridere quando o lei o lui mi guardavano in faccia, perché guardandosi a vicenda gli stava venendo palesemente da ridere. Mi faceva ridere quel tono passivo-aggressivo che aveva lei nei suoi confronti. Nicolò Beneventi, cosa ti aspetti da oggi? Cioè, rimanere serio anche per me che stavo facendo le riprese non era così facile. E l'ultima cosa, sempre con Nico, è stata quel tono di convinzione durante la sua risposta, quando diceva nei primi 3 è difficile, ma nei primi 10 nel costruttori ci arriveremo. Cioè, se me la dici ironizzando dico ok, però quel tono convinto, ignorando il fatto che le squadre fossero 10 e arrivare nei primi 10 è, penso, automatico. Ci tengo a sottolineare un retroscena che riguarda Basaglia, Bresa, come volete chiamarlo, ossia il fatto che lui inizialmente era mezzo riluttante a fare le interviste perché diceva tipo ma sono tutte uguali, vi state facendo i pompini a vicenda, e dopo mi diceva voglio essere un po' stronzo. Ho detto devi essere stronzo, Cristo Dio, sono 2 anni che dico a tutti di fare del contenuto, invece sono tutti dai ci divertiremo, dai viva l'amicizia, vogliamoci tutti bene, abbracciamoci così. Uno vuol farlo stronzo, ma che ben venga. Alla fine è stato anche tranquillo, pensavo peggio per come era partito. Non male, sia lui che Elia, contando che non sono mai stati intervistati da noi, almeno. Ci tengo anche a mandare un grande in bocca al lupo a Phil, a Pippo, sperando vivamente che riesca in qualche modo a presentarsi al secondo appuntamento, il Gran Premio del Tirolo. L'infortunio suo è stato grave, credetemi, ha mandato la foto sul gruppo del suo pollice rotto. Io ho solo visto la parte sfocata, ho detto questa immagine non la voglio vedere neanche se mi pagano. Detto ciò, i piloti sono pronti per andare in qualifica, come ha detto Polina, 10 minuti di qualifica e niente, diamo il via alle danze.